Attenzione! Prima di usare ancora quello zenzero che hai in cucina, devi assolutamente vedere questo video. Quello che stai per scoprire cambierà per sempre il modo in cui scegli questa spezia, perché quello che molti chiamano zenzero potrebbe non esserlo davvero. Lo so, sembra follia. Eppure milioni di persone usano ogni giorno uno zenzero vecchio, trattato chimicamente o addirittura mescolato ad altre polveri. E così perdono tutti i benefici più importanti per digestione, infiammazione, pressione e libido. Ma sai qual è la cosa più grave? Alcuni zenzeri contengono additivi che possono addirittura essere dannosi. Oggi ti spiego in modo semplice, concreto e scientificamente provato, con studi reali, non chiacchiere da web, come riconoscere in 30 secondi lo zenzero vero da quello falso. Così potrai davvero proteggere la tua salute, assicurarti che funzioni davvero senza farti fregare mai più. Prima di svelarti i 4 test infallibili, incluso quello che uso io personalmente, rispondi subito a questa domanda. Tu usi più lo zenzero fresco o quello in polvere? Scrivilo nei commenti. Voglio vedere da che parte sta la nostra community. Lo zenzero non è solo una spezia che fa bene, in generale. Il suo vero segreto sono i gingeroli e gli shogaoli, principi attivi potentissimi che agiscono come antinfiammatori naturali, aiutano la digestione, migliorano la circolazione e possono perfino dare una mano alla pressione. E sì, anche alla libido. E per farti capire che non sono chiacchiere da web e neanche da bar, nella descrizione del video trovi tutti i doi degli studi scientifici che cito oggi. Così puoi verificarli tu stesso, quando vuoi. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Ethnopharmacology, sono proprio queste sostanze che rendono lo zenzero così prezioso. Ma attenzione, qui arriva il problema. Se usi uno zenzero vecchio, trattato chimicamente o mescolato con altre radici meno pregiate, perdi fino al 70% dei gingeroli. E sai qual è la cosa peggiore? In certi casi, rischi di portarti a casa polveri piene di additivi o coloranti che possono irritare lo stomaco o perfino alzare la pressione invece di abbassarla. Per questo riconoscere il vero zenzero non è una mania da salutisti, è una questione concreta di salute, soprattutto se, come noi over 50, vogliamo continuare a muoverci, digerire bene e vivere con più energia. Ma come si fa a capire, in soli 30 secondi, se quello che hai in mano è davvero zenzero fresco di qualità? Te lo spiego adesso, e il primo test ti lascerà senza parole. Ti basta davvero mezzo minuto per capire se lo zenzero che hai in mano è buono o è solo un legno secco senza principi attivi. Primo test. Il colore. All'esterno deve essere beige chiaro, senza macchie scure o zone mollicce. Ma il vero segreto è dentro. Quando lo tagli, deve avere un giallo vivo e deciso, non spento. Se è grigiastro o marroncino, vuol dire che è vecchio, mal conservato o, peggio ancora, ossidato. E lì dentro di gingeroli ce ne sono rimasti pochi. Secondo test, la consistenza. Deve essere duro, compatto e leggermente umido al taglio. Se invece si sfalda, è molle o sembra fibroso come cartone, scartalo subito. Non solo non serve a niente, ma può sviluppare muffe invisibili che possono essere molto pericolose. Terzo test. Il profumo. Grattugia un pezzetto di zenzero. Deve pizzicare leggermente il naso e dare subito quella sensazione fresca e pungente. Se non senti quasi nulla, è solo un pezzo di radice vecchia che ha perso tutti i suoi principi attivi. Tutto questo non lo dico io. Lo conferma anche uno studio pubblicato su Food Research International, che ha analizzato la degradazione dei gingeroli nel tempo. Ma attenzione, se fai parte della community che, forse per comodità, preferisce comprare lo zenzero in polvere, qui il rischio truffa è ancora più alto. E adesso ti spiego come smascherare i produttori disonesti che cercano di fregarti rifilandoti dello zenzero di bassissima qualità, senza alcun beneficio reale per la salute. Qui il problema diventa ancora più serio,
perché la maggior parte della gente pensa che zenzero in polvere sia sempre uguale. E invece è qui che ti fregano di più. Uno studio pubblicato su Food Chemistry ha dimostrato che molte polveri industriali hanno un contenuto di gingeroli drammaticamente più basso rispetto alla radice fresca. E a volte quasi nullo. Ma come fai, a casa, a capire se quella polvere che hai nel barattolo vale davvero qualcosa? Primo test. Il colore. Deve essere giallo ocra tendente al dorato, mai troppo chiaro, segno che è stata tagliata con farina o altre polveri, e mai marrone scuro. Vuol dire che è vecchia, oppure che durante l'essiccazione è stata scaldata troppo e bruciata, perdendo tutti i principi attivi. Secondo test, l'odore. Apri il barattolo e annusa profondamente. Deve pizzicare il naso e lasciare una punta piccante anche dopo qualche secondo. Se senti solo odore di polvere o terra, scartala subito. Terzo test, la solubilità. Metti un pizzico di polvere in un bicchiere d'acqua tiepida. Lo zenzero vero si scioglie parzialmente e colora l'acqua di giallo tenue. Se galleggia tutto in superficie o l'acqua resta trasparente, è stata tagliata con altre sostanze. E sai qual è il peggio? Alcuni produttori disonesti aggiungono coloranti per farla sembrare più fresca, ma così rischi di assumere additivi che possono irritare lo stomaco invece di proteggerlo. Ma aspetta, perché ora arriva l'ultimo test, quello che uso sempre io per capire in pochi secondi se lo zenzero, fresco o in polvere, è realmente vero e che ti svelerà immediatamente se stai sprecando i tuoi soldi e rovinando la tua salute. Ok, ora ti svelo il test che io stesso uso ogni volta e che in pochi secondi ti dice se lo zenzero, che sia fresco o in polvere, ha ancora davvero i principi attivi che contano. Il test del pizzicore. Grattugia o prendi un pochino di zenzero in polvere e mettilo sulla punta della lingua. Devi sentire un pizzicore leggero ma deciso, quella sensazione calda che quasi punge per un attimo e che si diffonde nella bocca. Quel pizzicore è il segnale che i gingeroli sono ancora vivi e presenti. Se non senti nulla o senti solo polvere amara, purtroppo stai usando un prodotto vecchio o tagliato che non ti darà mai i benefici che cerchi. È un test semplice, ma incredibilmente efficace. Lo conferma anche la ricerca scientifica, perché il pizzicore dipende proprio dalla quantità di gingeroli e sciogaoli ancora attivi nella radice. Provalo oggi stesso e scrivimi nei commenti se anche tu senti quel pizzicore. Voglio capire quanti nella nostra community usano zenzero vero. Ora che hai tutte queste informazioni preziose, se il video ti è stato utile, ricambiami mettendo il like e iscrivendoti al canale per non perderti altri contenuti come questo. E adesso voglio dirti perché vale davvero la pena condividere questo video. Se lo fai, potresti salvare la salute di qualcuno che conosci. Forse per te queste informazioni sono solo curiosità interessanti, ma pensa un attimo a quante persone ogni giorno usano zenzero vecchio o contraffatto senza saperlo, e così buttano soldi e rischiano di farsi male davvero. Condividere questo video non è solo un gesto gentile, può essere un aiuto concreto per qualcuno che ami, un familiare, un amico o chiunque tenga alla propria salute, per scegliere meglio e non farsi più fregare. E ora, se sei un appassionato di spezie e vuoi fare un passo in più, ti consiglio davvero di guardare anche il mio video sulla curcuma. Imparerai come riconoscere quella autentica ed evitare i prodotti contraffatti e soprattutto i 5 errori fatali che il 90% delle persone commette quando usa la curcuma. Errori che possono annullare completamente i suoi benefici. Clicca subito sul video che appare adesso sul tuo schermo e che troverai anche in descrizione. È fondamentale per chi, come noi over 50, vuole davvero proteggere la propria salute con le spezie giuste. Mi raccomando, non perderlo. Ci vediamo lì.